E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Alla fine del mese di marzo Terraform Labs, l'azienda dietro all'ecosistema Terra Luna che crollò nel 2022, ha aperto il portale dei claim, ovvero quel portale attraverso il quale, se si ha subito delle perdite derivanti dal crollo dell'ecosistema, è possibile provare o meglio a chiedere un rimborso all'azienda che verrà valutato ed eventualmente quantificato nell'ambito del processo di bancarotta di Chapter 11 per l'appunto dell'azienda stessa. Come mai dico provare a richiedere? Perché ovviamente di certezze ce ne sono poche, o meglio il rimborso effettivamente verrà dato, ma uno dei punti interrogativi è proprio la quantità, cioè quanto aspettarsi di recuperare. Ecco, oggi ho voluto fare questo video innanzitutto per darvi una guida completa passo dopo passo sul come andare a compilare questo portale dei claim, che potrebbe non essere semplice, e anche per definire bene insomma le date, le tempistiche, quanto tempo ci vorrà, quanto aspettarsi di recuperare, tutte quelle che potrebbero essere le domande che ci possono venire in mente per l'appunto inerenti questa procedura. Vi dico subito la data più importante, la scadenza più importante. Se volete provare a recuperare appunto qualcosa, dovete fare la compilazione del claim entro il giorno 15 maggio, ok? All'inizio la scadenza era più vicina, 16 maggio, scusate. La scadenza era più vicina, era stato detto fine aprile, ma poi la scadenza è stata posticipata con un'ordinanza proprio di fatto, vedete, bar date extension notice. Poi andiamo a vedere anche tutto il corredo documentale per capire come funziona la procedura. E adesso la nuova scadenza è 16 maggio, quindi mi raccomando, completate questa procedura entro quel periodo temporale per prendere parte, ecco, come creditore al processo di recupero crediti a tutti gli effetti che verrà messo in opera. Come funziona? Funziona che Terraform Labs ha ancora un po' di asset, cioè il processo di liquidazione come, non so, una procedura fallimentare, no? Di quelle che avvengono in tribunale, dove l'azienda deve ripagare i suoi creditori e per farlo vende tutti gli asset che ha per cercare, no, di ripagare i creditori. Una cosa simile a quanto è successa con FTX, per capirci, o con gli altri casi di Chapter 11 che sono avvenuti nell'anno 2022. In questo caso Terraform Labs si stima, non ci sono dati esatti, ho letto delle stime, si stima che abbia all'incirca tra i 400 e i 500 milioni di dollari attualmente da distribuire, a meno che non escano fuori altri asset. So che c'era una procedura con la SEC in corso che potrebbe fargli recuperare qualcos'altro. Sta di fatto che al momento le stime più precise sono intorno a questa cifra. Questo significa, visto anche l'ammontare comunque di liquidità che c'era all'interno dell'ecosistema al momento del crollo, che non ci si può certo aspettare di recuperare una grossa parte di quanto si è perso. Questo va detto subito, e se dovessi fare una stima spannometrica proprio, ripeto, adesso non ci sono i dati per fare stime precise, perché dipende anche da quanta gente farà il claim, ovvero se tutti coloro che sono i creditori faranno il claim, si recupererà meno rispetto che se solo la metà fanno il claim, capito? Perché lo stesso capitale viene distribuito tra tutti quelli che faranno il claim. Quindi io ripeto, se dovessi ipotizzare a caso una percentuale, direi intorno al 5-10%, essendo ottimisti, quello che si può sperare appunto di recuperare. Comunque, ripeto, prendete con non le pinze di più questa percentuale, perché è completamente spannometrica, è giusto per dare un'idea, ecco, di massima. Adesso andiamo a vedere invece come funziona appunto il claim, tutto quello che c'è da fare e da sapere per prenderne parte e provare quantomeno a recuperare quello che si riesce a recuperare. Il portale da utilizzare
fare è questo, scusate, no, non c'è perché è un redirect, comunque è claim.terra.money, lo trovate anche qua, dovrebbe essere proprio in questo articolo ufficiale. Io in ogni caso vi lascio, eccolo, claims.terra.money, vi lascio tutti i link utili nella descrizione in modo che non vi sbagliate, non rischiate di cliccare su link di phishing, link scam e cose del genere. Fate attenzione a tal proposito alle email che vi arriveranno, perché mi immagino che arriveranno un sacco di mail di phishing che vi diranno sì, puoi recuperare tutto, clicca qui, fate sempre attenzione e verificate l'autenticità del mittente in tal caso. Comunque, allora, claims.terra.money vi apre, vedete, questa pagina che vi fa il redirect, come vi dicevo, e vi reindirizza a questo portale, ok? Dove per la prima volta che accedete vi fa fare la registrazione, quindi dovete inserire la vostra email, poi vi chiede di creare l'account, vi fa fare vi fa associare un'autenticazione a 2 fattori e l'account poi è terminato. Nel momento in cui volete riloggarvi in seguito, cliccate qui, vedete here to login, e io in realtà ho già fatto il login, ma altrimenti quello che vi chiede è di nuovo la mail, la password e l'autenticazione a 2 fattori, ok? Quindi questo è il primo step per creare l'account sulla piattaforma di Claim. Una volta che avete fatto l'account oppure vi loggate al suo interno, vi ritroverete in questa piattaforma. Allora, questa è la piattaforma all'interno della quale potete andare a fare i claim. Una riga è un diverso claim, cioè tendenzialmente si può fare tutto in un claim unico. Io ho fatto 3 righe perché ho avuto un po' di problemi con la verifica dell'identità, infatti mi sarebbe piaciuto farlo anche prima questo video, ma come vi comunicavo durante le live, ci sono stati un po' di problemi con la verifica dell'identità. Ho dovuto contattare il support di Kroll, che è lo studio legale che segue questa procedura, farmi sbloccare la situazione, ma so che è successo a tanti, quindi era proprio un problema tecnico della piattaforma. Comunque poi sono riuscito a portare a termine il claim e quindi oggi riesco finalmente a farvi vedere tutti gli step nel dettaglio. Allora, qui io do per scontato, non considero quei casi particolari dove voi fate il claim per qualcun altro, perché teoricamente voi potete avere, non so, un avvocato, un legale rappresentante che fa il claim per voi, oppure se fate il claim come società, ci sono tutte quelle casistiche collaterali che non trattiamo oggi perché ovviamente sono minoritarie e collaterali, ma oggi trattiamo il classico caso in cui l'utente fa il claim per se stesso e cerca appunto di recuperare ciò che ha perso al tempo. Allora, vi comunico una cosa importantissima, cioè ci sono 2 modi per fare il claim. Il modo veloce, tra virgolette, che è quello preferibile, ovvero se ricadete in questa casistica, il vostro claim viene valutato entro 90 giorni nella procedura che viene definita, tra virgolette, spedita, rapida, altrimenti, e questo metodo consiste nel collegare, dovete avere a disposizione il wallet sul quale avete realizzato la perdita, quindi il wallet Terra, Solana, quello che era, insomma, quel wallet dove avevate i token dell'ecosistema Terra Luna, sul quale quindi si può verificare on-chain le transazioni effettive che hanno comportato poi al detenere i token dell'ecosistema Terra nel momento della perdita. Altrimenti tramite exchange, quindi collegando le chiavi API degli exchange in sola lettura, questa piattaforma legge i dati, legge le transazioni ed è in grado di verificare in autonomia il fatto che voi appunto detenevate tali token e avete diritto, ecco, a compilare questo claim. Se non riuscite a fare queste 2 operazioni si va nella procedura complessa, ovvero bisogna inviare prove manuali, quindi degli screenshot, dei file con tutte le transazioni, insomma diventa abbastanza complesso. Se volete, ecco, avere la procedura velocizzata, il consiglio ovviamente è di seguire, cioè a meno che proprio non riuscite per qualsiasi motivo, di seguire la via semplice, ma tra poco andiamo a vedere il come si fa. Cosa vi serve? Comunque
gli account degli exchange sui quali avete detenuto i token al momento del crollo e prima, e i wallet sui quali avete fatto i movimenti, i trasferimenti, compravendite, staking, tutte quelle varie cose, sempre nel periodo antecedente il momento del crollo dell'ecosistema. Ok, quindi ora che abbiamo capito un po' la panoramica del tutto, andiamo avanti. Anzi, vi dico anche un'altra cosa, perché alcuni mi chiedevano quali sono le cripto che si può, cioè che fanno parte del claim. Allora, c'è un documento che trovate, allora vedete che qua in questo vedete restructuring.ra.croll.com/terraform, questo è il sito, è la landing page di fatto del caso di fallimento gestito appunto da Kroll, e qua all'interno trovate tutte le informazioni legali, trovate le date importanti, trovate insomma tutto ciò che è coinvolto, e qui sulla sinistra ci sono, vedete, tutta una serie di documenti che possono essere utili per andare ad approfondire, tra i quali vedete Clarification of Eligible Loss Cryptocurrencies, ovvero la lista, qua sotto c'è anche proprio la lista di tutte le cripto che fanno parte di questa procedura di claim, il che vuol dire che se detenevate una di queste cripto, e come vedete ci sono un po' tutti i token dell'ecosistema Terra, tutti gli effetti che avevano un minimo di liquidità, mi pare di $100 o più, quindi veramente basso come limite, e come vedete, ecco, tutti questi sono eligibili per il claim, ok? Quindi andateli pure a vedere, e se possedevate questi uno o più di questi token potete, ecco, compilare il claim. Questo giusto per fare chiarezza anche su questo punto. Poi qui vi fa vedere appunto la scadenza, che è 16 maggio alle 11:59 Eastern Time, quindi non ricordo cos'è nell'orario italiano, però appunto 16 maggio, avete ancora un mesetto di tempo, e prendetevela pure con calma, ma non troppo, nel senso, perché potrebbero esserci poi dei problemini tecnici come è accaduto a me. Come funziona? Funziona che qua, se dovete fare un nuovo claim, non avrete neanche una riga, e qui potete cliccare New Claim. Quando cliccate New Claim, lui vi apre dunque vediamo se me lo fa fare anche a me. No, però non voglio farlo perché poi mi cancella gli altri e non riesco più a farvi vedere tutti gli step. Comunque, se voi cliccate Nuovo Claim, ecco, vi fa partire da questo punto fondamentalmente, no? Vedete che qui sulla sinistra ci sono tutti gli step da seguire, e il primo è verifica dell'identità, quindi dovete fare un KYC in primis, perché comunque il claim è nominativo e tutto quanto. Quindi qua dovete fare Start ID Verification come prima cosa, e vi apre una finestra di SumSub, che è un provider di servizio di KYC, che vi fa fare la foto al documento, il selfie, tutte quelle robe lì, insomma il classico KYC. Una volta completato aspettate che venga verificato. Io qui ho avuto appunto qualche problema perché c'era un bug proprio nella verifica dell'identità, quindi non dovrebbe più capitare, ma qualora vi ricapiti vi arriva proprio, vi viene una scritta rossa. A me era capitato così, una scritta rossa che diceva di contattare support terraform@croll.com, una roba del genere. Adesso non ricordo se lo si trova anche qui. Secondo me questo Terraform Info, questo qua, però ripeto, vi compariva in rosso come fosse questa scritta, quindi non avrete problemi, ecco, a capirlo. E in tal caso scrivete una mail al support dicendo non riesco a completare la verifica dell'identità, e a me l'hanno sbloccata loro. Poi, una volta fatto questo, inizia effettivamente la procedura di claim. Allora, qui viene spiegato un po' come funziona, qui sono un po' di informazioni legali, diciamo. Ecco, qua è importante perché vi spiega la cosiddetta monetization date, sul quale trovate anche un approfondimento, vedete qua, in uno di questi documenti legali. Qui all'interno, dove viene spiegato anche il discorso della monetizzazione parziale, cioè di fatto il claim, si ha diritto al claim se si ha subito una perdita. Se la perdita era parziale, il claim sarà anch'esso parziale, ovvero se ad esempio, viene comunque spiegato lì, no? Avevate $1.000 di UST, poi un po' li avete venduti prima e avete detenuto solo 500 al momento del crollo, chiaramente avete diritto a $500 di claim
claim, ok? E questo vale per tutto. In sostanza il discorso è: quello che è stato effettivamente perso è quello che si può richiedere all'interno nel perimetro di questo claim. Se avete monetizzato parzialmente tutto, ovviamente quella parte lì verrà esclusa e basta. E poi ecco, viene anche detto, quindi attenzione, che se si prova insomma a inviare informazioni false e tutto quanto per cercare di recuperare di più di quello che si deve, il claim verrà annullato e non si avrà più diritto a nessun tipo di claim di nessun genere. Poi qui viene spiegato Proof of Ownership e Evidentiary Support. Qua vedete che spiega Preferred Evidence e Manual Evidence, che è quello che vi ho spiegato io prima, ma adesso ve lo spiego dopo durante il percorso del claim. Ma fondamentalmente hai il metodo veloce e il metodo meno veloce, ok? Quindi qua ve lo dice, blockchain wallet address e read only API keys, altrimenti tocca fare tutto a mano e diventa abbastanza un macello. Poi andando qua flaggate I have reviewed the procedures, che qua presume che voi ovviamente lo abbiate letto. Andiamo avanti, qui abbiamo supporting documentation requirements, qua ci spiega, vedete, come fare, ecco, effettivamente il claim, che poi è quello che vi spiegherò anche in questo video in modo più dettagliato. Qui dice bisogna dare della documentazione specifica. E qua ci spiega claim per le cripto detenute su blockchain verificabili, viene chiamato, quindi non so se avevate, ripeto, UST su Terra, sul vostro wallet Terra, fate parte di questo, idem se li avevate su Solana perché li avevate bridgiati, insomma non deve essere per forza sulla chain Terra, anche su Ethereum o altrove, ma chiaramente qualcosa che ha a che fare con l'ecosistema Terra, perché deve esserci stata una perdita. Address e blockchain, quindi serve avere il wallet perché dovete firmare una transazione che prova che è vostro, ok? Quindi purtroppo se avete buttato via il wallet, le chiavi private, tutto quanto e non avete più accesso, ahimè non riuscite a fare il claim. Questo purtroppo non si riesce a dimostrare la proprietà del wallet, mi spiace. Altrimenti detenuti su exchange o altre piattaforme con le API, qui ti chiedono le chiavi API, così loro recuperano i dati, ma lo andiamo a vedere tra poco. Poi per altre casistiche, quindi non lo so, eventuali, che ne so io, altre piattaforme eccetera eccetera, lì poi serve integrare con documenti manuali. Poi qua spiega i documenti che si può utilizzare nel caso di procedura manuale, ma lo andiamo a vedere tra poco. Andiamo avanti, qua ecco ovviamente si flagga, ho letto tutto quanto, questa è ancora la parte di regole tra virgolette. Ecco, qui iniziano le informazioni chiave. Allora, amending existing crypto loss claim, qua va flaggato se tu stai emendando, quindi aggiungendo informazioni a un claim già esistente. Qua io ho messo no perché questo è un nuovo claim e quindi qua ovviamente ho messo no. Se metti sì vuol dire che tu stai aggiungendo informazioni a un claim già fatto. Se è il primo claim metti no. La tua perdita, il tuo claim ha a che fare con delle cripto detenute su un wallet multisignature? Anche qua tendenzialmente immagino che per tutti sia no. È sì se avete appunto un wallet multisignature. Hai già fatto un claim single signature per lo stesso claimante che sei tu, cioè hai già fatto un claim in precedenza? Sì oppure no? Se questo è il primo claim ovviamente devi flaggare no, e invece sì se hai già fatto un claim per un wallet della stessa persona. Quindi se tu persona fisica avevi più wallet ovviamente e fai più claim, si può fare anche più wallet nello stesso claim come vedremo tra poco, ma se ne hai più di uno ovviamente qua metterai sì. Poi dettagli e contatti. Qua ti chiede se sei una persona fisica o un'azienda. Qua mettiamo pure persona fisica. Se metti azienda cambia ovviamente il form. E qua ci sono tutti i dettagli, quindi nome, cognome, data di nascita, paese di residenza e paese di cittadinanza. Poi qua ti chiede se sei un impiegato o sei stato un impiegato di Terraform Labs. E qua vedete che ho pure delle sussidiarie, quindi Terraform Labs, Jump, Time Ocean Limited, eccetera eccetera,
e quindi ovviamente se avete dei legami con queste aziende dovete mettere sì, altrimenti no. Legale rappresentante nel caso in cui colui per il quale fai il claim è un minore, è incapacitato oppure è deceduto, e qui se siete voi a fare il claim ovviamente dovete dire no. Poi qui c'è l'indirizzo email, il numero di telefono con il prefisso, insomma sempre i dati da inserire. E qua ecco, vedete che abbiamo anche un contatto nel caso di agente autorizzato, quindi vuoi che il tuo avvocato agente autorizzato riceva copie di tutto quanto, quindi se hai un avvocato che ti segue, qui metterai sì e metterai l'indirizzo del tuo avvocato, ok, che ti segue nel caso di questo claim, di questa procedura di bancarotta. Mentre infine qua multi-signature wallet è dedicato ovviamente a chi ha un multi-signature wallet, come vedevamo prima, ok? Altrimenti è automaticamente oscurato. Una volta compilato tutto, vedete questa parte è fatta. Questa è una parte più sull'identificazione del claimant, quindi di colui che è il creditore di turno. Procediamo con lo step successivo, Evidentiary Support Overview. Allora, qua ti spiega di nuovo come funziona il riconoscimento della perdita, perché ovviamente il claim si basa sul darti indietro ciò che hai perso, quindi deve esserci prova certa del fatto che tu hai perso quello che dici di aver perso e che effettivamente sei il titolare di quei wallet o di quegli account sui quali fu realizzata la perdita. Ok? Quindi, come vi dicevo, c'è la preferred evidence che dà la versione expedited, quindi la versione veloce, entro 90 giorni dalla scadenza. Quindi se tu utilizzi le preferred evidence, che sono wallet o chiavi API degli exchange, entro 90 giorni dalla scadenza, quindi dal 16 maggio, verrà valutato il tuo claim positivamente o negativamente. Nota bene, non vuol dire che riceverai il rimborso dopo 90 giorni, ma sarai comunque tra i primi di sicuro, perché comunque vieni valutato subito, positivamente o negativamente. Mentre la manual evidence ci sarà la protracted individualized review process, ovvero ci vorrà di più, perché chiaramente devono valutare a mano tutto quello che hai inviato e la veridicità delle informazioni, ok? Quindi questo è quanto. Qui ti spiega rapidamente la preferred cos'è, la manual invece c'è tutta una serie di documentazioni come log di esportazione, PDF, screenshot sulle varie piattaforme, devi far vedere tutti i bilanci, lo storico del trading, reward, depositi, prelievi, insomma tutte le operazioni devono essere documentate e provabili. E qua ovviamente ti dice in rosso la preferred evidence è la più affidabile, quindi se tu non hai la preferred evidence, rischi che in caso di informazioni anche minimamente imperfette il tuo claim possa non venir considerato, ok? Quindi una volta fatto questo e dite ok, ho capito, andiamo avanti e arriviamo al punto in cui bisogna presentare l'evidenza. Come funziona? Allora, come vedete abbiamo la preferred evidence e qua sotto la manual evidence. Se voi avete una preferred evidence, questi form vengono popolati di volta in volta, no? All'inizio c'è solo la prima domanda, se voi ad esempio qui cliccate no, vi si chiude tutto il resto. Ma noi abbiamo preferred evidence, quindi se avete wallet o exchange con chiavi API, qui flaggate pure yes e vi apre tutto il resto. Is the preferred evidence on a verifiable blockchain? Quindi qua vi chiede: avete delle cripto detenute on-chain su un wallet? Sì o no? Se avete solo su exchange, ovviamente qua potete dire tranquillamente no. Supponendo di sì, come funziona? Allora, guardate, qua abbiamo, vi fa vedere tutti gli step, ma ve li faccio vedere anch'io. Qui ho fatto un esempio con un wallet a caso su Solana, lo possiamo anche rifare. Ad esempio, guardate, si clicca più, che così viene aggiunta una riga. Questa è la cosa che ho fatto anche qua, ok? Si seleziona la blockchain. Supponiamo di selezionare, di nuovo Solana.
Single signature wallet address, attenzione, single signature, il che vuol dire non multisignature. Qui io per l'occasione avevo fatto un Phantom wallet a caso, così vergine come vedete, ci ho fatto giusto un movimento per vedere che funzionasse, mi sono andato a prendere, vedete, l'address, lo copy, lo incolli, tac, è lo stesso che vedete lì, poi cliccate Start Wallet ID Verification. E cosa vi fa fare? Vi fa firmare, vedete, Connect Wallet, qui facciamo Phantom, nel nostro caso Solana, e vi fa, vedete, firmare un messaggio. Quindi sign message, vedete, tac, conferma, verifica fatta con successo, ti riporta qui e vedete che qui vi dà la verifica comunque già fatta e poi l'ultima cosa da fare, una volta che avete fatto tutta questa procedura, Get Wallet ID Verification Status, e vedete che vi dà completed automaticamente, ok? Quindi questa è la procedura da fare per ogni wallet on-chain sul quale avete un claim da fare. Quindi se avete ad esempio, appunto, guardate, ci sono tutte le varie chain, no? Terra Classic chiaramente è la principale, dovete recuperare il vostro wallet Terra Station o quello che era, andare a incollare l'indirizzo qua dentro, fare la procedura che abbiamo visto prima di firma del messaggio per provare che il wallet è vostro e una volta fatto chiaramente si verifica e basta. Ricordatevi di metterli tutti, ok? Non c'è da fare un claim diverso per ogni wallet. Nello stesso claim si può fare, si può andare a collegare tutti quanti i wallet che si vuole andare a includere. Quindi ricordatevi, mi raccomando, adesso questo lo vado a cancellare, così non... remove line, ok, non facciamo confusione e mi lascia andare avanti e appunto tutti i wallet, mi raccomando, andateli a inserire qua dentro, ok? Così qua che siano bridgiati, mica bridgiati, cioè tutti quei wallet sui quali sono transitati o avete detenuto dei token nativi o bridgiati dell'ecosistema Terra, quelli inclusi in questa lista, ok? Davvero, mi raccomando, andateli a includere tutti quanti, così non vi perdete nulla. E poi, ecco, vedete, qua c'è il secondo punto. Altre piattaforme che non sono blockchain, ad esempio exchange, supponiamo di fare yes, ok? Quindi, in questo caso, vedete, mi va ad aprire un'altra parte del form. Questo qui non è più inerente ai wallet, ma inerente agli exchange. Quindi come funziona in questo caso? Allora funziona in questo modo. Bisogna selezionare l'exchange in primis, quindi supponiamo Binance. Ok, supponiamo di aver avuto degli UST o dei Luna o quello che era su Binance al tempo del crollo, quindi selezioniamo Binance e andiamo nel nostro account Binance nella sezione account proprio. C'è l'iconcina proprio dell'utente su Binance e cliccate dati account, cioè dovete entrare nel vostro profilo e trovare lo user ID, che è quel numerino, no? 19524, che è l'ID del vostro account su Binance. E quell'ID lì è da incollare qua dentro, questo è l'identificativo del vostro account Binance. Poi dovete generare una chiave API. Come si fa a generare la chiave API? Allora, ci sono sia le guide, qui all'interno della pagina di crawl trovate, eccola qua, Read Only API Keys Retrieval Guide, qui trovate la guida, o altri, e qua vedete che è spiegato come si fa passo dopo passo, altrimenti se voi andate su YouTube e cercate il canale di Tatax, che è il nostro software per la rendicontazione delle cripto, ve lo sto dicendo perché non per scillarvi il software, cioè se vi interessa ovviamente un software per dichiarare le cripto sappiate che esiste, ma perché anche noi su Tatax utilizziamo le API per collegare i dati degli exchange in lettura e quindi vedete che abbiamo creato una playlist tutorial API. Quindi qua vedete che trovate il tutorial per tutti gli exchange per generare le chiavi API. Qui ovviamente vi fa vedere come andarle a inserire in Tatax, però se a voi interessa per fare il claim ignorate quella parte lì e guardate solo la parte del come generare le chiavi API. Ad esempio vedete qua, parlando di Binance, abbiamo la video guida, adesso passata la pubblicità che mette YouTube ve la faccio vedere, eccola.
vedete c'è la videoguida passo passo sul come andare a generare la chiave API, ok? Che vi fa vedere un po' tutti gli step. E tutto questo è stato fatto per tutte le piattaforme, quindi se non vi basta la guida scritta, che comunque qua trovate la guida scritta, potete andare a vedere sul nostro canale di Tatax la guida, la playlist tutorial API, all'interno della quale potete vedere appunto come generare le chiavi API in lettura, esattamente quelle che vi servono per il claim su tutti i vari exchange. Una volta che avete appunto l'account ID, quello che è la chiave API read only, la incollate qui, e la secret la incollate qui, perché sono due le chiavi API. Memo o passphrase a volte ci sono, a volte non ci sono, tendenzialmente non dovrebbe servire, e qua flaggare che è in sola lettura, mi raccomando fate le chiavi in sola lettura, non in scrittura. Una volta fatto basta, questo è fatto. Poi aggiungetene un altro se avete anche, che ne so io, Bybit, anche qua mettete lo user ID, le chiavi API e così via. Collegate tutti gli exchange, stessa regola di prima, sul quale avete detenuto, sono transitate dei token dell'ecosistema Terra che hanno a che fare con il claim, ok? Sembra tutto molto complicato, ma in realtà se voi fate parte di questa tranche di utenti che ha il claim verificabile in modo spedito, è molto rapido, perché arrivate qua, collegati wallet, create le API degli exchange e avete già finito, cioè ci ho messo molto di più io a raccontarvelo che voi a farlo, ok? Ricordatevi solo di includere tutto, di non lasciare dei buchi, altrimenti c'è il rischio che il vostro claim venga buttato in ritardo perché mancano delle informazioni, vi vengono chieste altre informazioni e così via, ok? Quindi questo è. Poi ecco, manual evidence, adesso aspettate che qui cancello, che altrimenti non mi fa andare avanti e non riesco, ecco, a farvi vedere poi tutto il resto. Manual evidence, qui ecco che c'è un po' la noia, la scocciatura, perché nel caso in cui avete anche delle manual evidence, cioè cose che non potete dimostrare con le chiavi API oppure con il wallet, allora dovete mettere, vedete, tutte le documentazioni delle operazioni a mano. Cosa vuol dire? Hai alcuni acquisti di eligible loss cryptocurrency, che sono quelli in questa lista? Supponiamo di sì. Ecco, vedete che vi dà un template che dovete scaricare. Eccolo qua il template che ve lo fa vedere, tac, ok, e deve essere fatto così. Quindi bisogna compilare data e ora della transazione, il fuso orario della transazione, tipo di transazione, acquisto, spot, derivato, liquidazione, borrowing, grant, eccetera, eccetera, quale cripto si tratta, la quantità acquistata, cosa avete venduto, a che prezzo, su quale piattaforma, su quale address se era on chain, l'ID della transazione e altre informazioni. Questo ovviamente non basta, perché comunque questo è un elenco che uno può scrivere quello che vuole se volesse, e alla fine vedete che anche qua bisogna andare a caricare dei file che provano in qualche modo la vostra proprietà, no, di quanto detto. Quindi mi raccomando, anche questo è importante che sia completo, screenshot, estratti conto, cioè tutto quello che avete e che vi viene in mente, ecco, caricatelo qui, soprattutto gli screenshot, perché i file Excel da soli non valgono granché, ok? Poi transazioni, vedete, vendite, prestiti, swap, ricompense, staking, eccetera eccetera, ne avete anche di quelle? Supponendo di sì, anche qua c'è un altro template che di nuovo ce lo si va a scaricare. Il template è leggermente diverso perché si tratta di operazioni diverse, come vedete. Nel type of transaction infatti abbiamo liquidation, reward earned, eccetera eccetera, o vendita, e qua di nuovo c'è da compilare tutto questo template e fornire gli screenshot a supporto. E questo direi che è quanto, no? Quindi l'evidenza manuale che cos'è? Compilare quel mega file Excel e caricare tutto il materiale a supporto. Io adesso rimetto no, altrimenti mi blocca. No e no. Bene.
e così mi fa andare avanti. E comunque ripeto, questa ahimè poi richiede più tempo, perché immaginatevi che vi devono valutare una ad una tutte queste operazioni, quindi non è affatto banale, così come me ne rendo conto non è banale compilare tutti quei file in modo corretto e fornire tutti gli screenshot, cioè questo sì richiede del tempo. La parte velocizzata è veloce, la parte manuale richiede del tempo, e non ricadete nella finestra dei primi 90 giorni, ci vorrà di più per valutare il vostro claim. Poi andiamo avanti, parte 3. Documentazione a supporto. Quindi se avete altra documentazione a supporto dovete caricarla qui. Ad esempio, vedete, se io la sblocco, qua mi fa flaggare qua sotto, quindi quali documentazioni a supporto voglio caricare. Su altre piattaforme dove non ci sono chiave API, dove voglio dare delle manual evidence anziché la preferred evidence, per quale motivo? Cioè c'è della roba da integrare? Se per qualsiasi motivo avete roba da integrare a quanto visto prima, dovete integrarla qua. Flaggate e qua vi fa spiegare tutto, vi fa integrare tutta la documentazione, nome della piattaforma, user ID, l'estratto conto, transaction log, quindi l'elenco di tutti i movimenti, e i log di depositi e prelievi, quindi anche qua ovviamente c'è da andare a dare tutta la documentazione del caso. Documentazione di contratti di qualsiasi tipo, di robe legali, trasferimenti che hanno a che fare OTC o non OTC, da peer to peer eccetera, che hanno a che fare con queste cripto dell'ecosistema Terra, lo caricate qui. Qualsiasi reward o loan di cui non ci sono prove in quanto detto prima, insomma tutte quelle altre documentazioni. E qui other documentation devi descriverlo tu se non ricade in queste casistiche, ok? Quindi qua si integra con tutta altra documentazione eventuale, qualora non bastasse quella data nella parte 2. Infine, parte 4, Contributed Claims. In questo caso, se ceccate questo box, questa spunta, praticamente voi state dicendo che avete anche degli altri accordi con, non lo so, per claim, subclaim, venduti, scambiati, eccetera. Se voi flaggate qui, praticamente voi state dicendo che rinunciate a tutti i claim che avete contro terze parti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qua vi spiega, poi vi chiede se ci sono terze parti con le quali non volete fare, se sì quale, eccetera, eccetera. Tendenzialmente questo sono casistiche più commerciali, aziendali, eccetera. Se voi siete utenti normali e non avete particolari casistiche, no, di altri claim in atto, altre procedure in atto, lo tenete non checkato e basta, i cosiddetti appunto contributed claims. Altro, l'ultima parte, certificazioni. Qua semplicemente dovete flaggare tutto, firmare con il vostro nome e cognome e la data che vi viene auto compilata. Qui praticamente state affermando che dite la verità e soltanto la verità. Un claim fraudolento, cioè una multa fino a $5.000 o 5 anni di prigione, minchia, alla faccia, o addirittura entrambi. Quindi attenzione, ecco, non prendetelo con leggerezza, è un documento legale tutto questo, quindi davvero attenzione, fate tutto correttamente. Chi è il claimant self, se siete voi stessi, e la data e basta, e poi fate la submission e il claim viene inviato. In quel momento lì il vostro claim è ufficialmente presentato, potete ritirarlo se avete fatto un errore, vi rendete conto che eccetera eccetera, direttamente dalla piattaforma stessa ci sarà la possibilità di ritirarlo. Non ricordo se già da qui ve lo fa fare, selected. No, però via mail, io mi ricordo che era da fare via mail. Vediamo se c'è scritto qua. No, non c'è scritto, però se scrivete via mail all'indirizzo, sempre questo qui di Kroll, dicendo voglio ritirare il mio claim, lo potete fare. Non ricordo se, perché io non l'ho ancora inviato, se una volta che lo inviate poi lo potete anche ritirare da qui.
ma secondo me sì. Secondo me it will be no longer editable and cannot be unlocked. Ecco, quindi una volta inviato non può essere modificato, però può essere ritirato. Quello sono sicuro, nel senso, se uno scrive vedete, perché se poi devi fare un emendamento o una modifica devi fare un nuovo claim entro il 16 di maggio. Dopo il 16 maggio non vengono più accettati nuovi claim. E questo, ragazzi, è tutto, nel senso, credo che abbiamo visto davvero tutto dall'A alla Z, tutto quello che c'è da sapere e basta. E quindi non so se avete altre domande, chiedetele pure nei commenti. E basta, stavo pensando se mi stavo dimenticando qualcosa. Le tempistiche le abbiamo viste, le aspettative anche, ragazzi, non fatevi aspettative esagerate perché purtroppo il capitale a disposizione di Terraform Labs non è tanto e quindi di conseguenza non verrà sicuramente ripagato come con FTX, che si è ottenuto più o meno tutto quanto era stato perso, anche se al controvalore del tempo. Però in questo caso appunto dovessi tirare a indovinare, direi un 5-10%, vedremo. Comunque noi ci aggiorneremo a riguardo. Spero di esservi stato utile con questa guida, mi rendo conto che è una procedura abbastanza noiosa e macchinosa a tratti. Io vi lascio tutti i link utili in descrizione, così almeno avete tutto quello che vi serve lì. E che dire, fate riferimento sempre a questa pagina, ve la lascio anche nella descrizione ovviamente, perché qua trovate poi tutti gli aggiornamenti legali del caso, ok? Qualora ci fossero novità. E chiaramente io vi avviserò poi anche sui nostri canali, così da tenervi aggiornati senza che dobbiate aprire ogni giorno le pagine di Kroll. Grazie per la vostra attenzione, spero che vi sia stato utile, ci si aggiorna presto su eventuali novità e sviluppi di questo caso. Vi auguro una buona serata e alla prossima.